Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, nuovo video in casa Napoli, l'avrete visto dalla locandina, ci sono delle facce e delle notizie che andremo ad analizzare, considerazioni che voglio fare e condividere con voi, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e vi ringrazio per l'amore espresso sul canale, la competenza nella sezione commenti e appunto la condivisione dei miei video. Prima di cominciare, ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto, attivando la campanella delle notifiche, che è un passaggio che resta fondamentale dopo l'iscrizione, altrimenti non si riceve, diciamo, la notifica e si perde qualche contenuto perché poi sono, diciamo, concatenati l'uno con l'altro. Ma bando alle ciance e andiamo a vedere da chi dobbiamo difenderci e cosa analizzare quest'oggi perché molti non ne parlano, ma io volevo analizzare un attimo la situazione in base a qualcuno in casa Napoli che viene considerato, ma mai abbastanza. Ecco, partiamo dalla notizia, ovviamente, quotidiano spagnolo che tratta il Napoli come una bambola di pezza. Allora, il Napoli fa tenerezza, sembrava una bambola di pezza in balia del Barcellona. La superiorità degli ospiti è stata totale, così come è stata inquietante la loro incapacità di trasformarla in una vittoria. Il Barça o qualunque altra squadra non troverà mai una rivale così debole, così indifesa, così simile a niente. Non la leggo tutta perché l'abbiamo letta sicuramente tutti quanti, così come anche voi. Notizia che è andata a finire dappertutto. Io volevo solo invitare la società Calcio Napoli a fare una semplice cosa: prendere quest'articolo, farne una gigantografia e metterla a Castelvolturno fino alla partita di ritorno, così che tutta la rosa del Napoli ci sbatta dentro ogni volta che va a fare allenamento e si carichi ancora di più. Se la stampa spagnola voleva, diciamo, mettersi da sopra, tra virgolette, nella partita giocata Napoli-Barcellona, non fa altro che manifestare l'inadeguatezza del Barça a questa competizione e parlo di quest'anno e di questo momento, nel manifestare una sorta di paura per quanto riguarda la casa blaugrana. Io quello che voglio l'ho detto: fatene una gigantografia, mettetela a Castelvolturno per far scaturire poi quella rabbia agonistica in più e quella garra che servirà poi per andare lì e ricordargli tutte le parole uno a uno. Speriamo di fargli prendere qualche pallone dalla rete e passare il turno. Ovviamente 50 e 50 la qualificazione. Non sto qui a dire no, andiamo lì, siamo più forti, eccetera, eccetera. Detto questo, notizia ovviamente d'apertura, vi metto un attimo qui i coefficienti e appunto i punteggi e il ranking per questo fantomatico quinto posto. Siamo di gran lunga sopra la Germania, il quinto posto aggiuntivo per il ranking appunto UEFA non dovrebbe essere un problema. Quindi è vero che il Bologna ha vinto anche ieri, è vero che c'è l'Atalanta, però c'è già, essendoci un posto in più per la Champions League, potrebbero bastare anche 64-65 punti, arrivi quinto e forse riesci ad entrare nella massima competizione europea col girone unico, perché come sappiamo dall'anno prossimo cambia già, cioè da quest'anno cambierà il format e sarebbe bello, diciamo, parteciparci. Quindi questi sono i punteggi, questi sono i coefficienti qui sotto che cambiano in base alla nazione e alle squadre che ogni nazione ha appunto nella competizione al momento. Ecco perché vedete valori diversi tra nazione e nazione, quindi in base alle squadre che restano e vanno più avanti i coefficienti cambiano un tantino, ma noi siamo primi e secondo me anche abbastanza tranquilli per quanto riguarda i punteggi, però voliamo basso e cerchiamo almeno in Europa di continuare e andando più avanti possibile nelle competizioni europee. Questa era un'informazione che vi dovevo e mi auguro vi faccia piacere. Andiamo invece ai due uomini in locandina. Parliamo prima di un calciatore del Napoli perché ovviamente è un periodo dove
io voglio l'aumento, io sono scontento perché il premio scudetto, io sono scontento di qua, di là. C'è un calciatore nel Napoli che non parla mai e qualsiasi cosa succeda ha il miglior rendimento della rosa per quanto mi riguarda. Arriva Garcia, la prima dichiarazione, sì, Lobotka, però dobbiamo trovare alternative, dobbiamo essere camaleontici ed ecco che Lobotka viene arretrato, Anghissà vicino a Lobotka e Lobotka però comunque cambi tattici e maniere strane, diciamo, di trattare la rosa del Napoli all'arrivo del francese, Lobotka comunque rendimento come si deve, sempre sufficiente e perno del centrocampo. Se ne va Garzia, arriva Mazzarri, centrocampo a 4, centrocampo a 5. Sì, ma Lobotka dove lo mettiamo? Già tutti che si facevano il problema. Ed ecco che il vero top player trova collocazione e sistemazione da solo a livello tattico, al di là dell'allenatore che poi siede in panchina. Siamo ad oggi con Calzona che ovviamente lo conosce benissimo dalla nazionale, lo conosceva già prima, Lobotka torna al centro, la chiesa al centro del villaggio come si diceva un po' di tempo fa. Fatto è che per me il nostro Lobo è il vero top player e forse l'unico top player di questo Napoli per serietà, per rendimento e per d'utilità tattica senza parlare, al di là dell'educazione e dei modi per bene dei quali una, diciamo, una società ha bisogno. Dovremmo avere tanti calciatori a livello caratteriale così perché andrebbero molto meglio poi le situazioni, i rinnovi di contratti, nessun mal di pancia da nessuna parte, io devo rinnovare, chi le piglia 10, quell'altro prende 3. Lobotka è un professionista esemplare, ecco perché io ci vado sempre con i piedi di piombo quando devo fare paragoni, i soliti paragoni l'anno scorso, anche se non voglio mettere Quara in mezzo, prendiamo la situazione di Leao, che io ho analizzato e faccio sempre il paragone con Leao. Leao senza rinnovo va al mondiale e fa un mondiale da, diciamo, da outsider, da comparsa, perché c'era il rinnovo in ballo, torna a Milano, rinnova col Milan, torna a correre e diventa di nuovo questa spina nel fianco e quell'ira di Dio che è su quella fascia sinistra. Quest'anno rendimento eh, poco più che nullo per quanto mi riguarda, anche perché stanno dando le colpe a Pioli, ma ci sono alcuni calciatori che comunque al Milan non stanno rendendo al di là dell'infermeria, eccetera. Ecco perché per etichettare, dare la nomea di campione a qualche calciatore ci si deve andare con calma e con i tempi giusti, perché per me devi rendere non una sola stagione, devi rendere nel tempo e quando il mare è in tempesta devi fare la differenza. Ecco cosa fa il campione. Lobotka è il vero top player di questo Napoli e io volevo fare questa considerazione perché non se ne parla e è vero che viene considerato assolutamente uno dei migliori calciatori in rosa del Napoli, però forse per il carattere che ha Lobo di non stare mai, diciamo, al centro della scena mediatica, non viene poi osannato come si deve. Ecco perché volevo fare questo intervento. Avete visto ancora Zielinski nella locandina perché a quanto pare c'è stato un colloquio con Calzona per la partita di domani. Vi prendo un attimo la notizia, altrimenti eccolo qua. Piotr Zielinski è pronto a tornare in campo. Con l'avvento di Francesco Calzona, il centrocampista polacco sarà rispolverato e troverà il suo posto in mezzo al campo, probabilmente già domani contro il Cagliari, come scrive l'edizione odierna, eccetera, eccetera, della Repubblica. Traoré non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e per questo motivo Calzona sta pensando a Zielinski. Lo conosce benissimo, parlano la stessa lingua calcistica. Ieri hanno avuto pure un colloquio. Il nuovo allenatore vorrebbe poter continuare sul polacco in campionato fino al termine della stagione. Ecco perché la sua candidatura è lanciata. Non è affatto escluso che possa cominciare lui con Traoré. La staffetta è un'ipotesi da non sottovalutare. Allora, io ho già espresso il mio parere su Zielinski perché mentalmente
è fuori dal progetto a livello mentale, o meglio, è stato fuori dal progetto a livello mentale. Detto questo, se c'è stato un colloquio, e sappiamo benissimo che nei tre di centrocampo, per far funzionare un centrocampo a tre, si ha sempre bisogno del regista, una mezzala a destra che sia molto bravo nell'incontrismo e con piedi discreti, e la fantasia dall'altra parte. Ecco perché Jorginho, Allan, Hamsik, Lobotka, chissà Zielinski, che non è la stessa cosa, però per caratteristiche di un centrocampo a tre c'è bisogno appunto di questi calciatori. Abbiamo visto che Caiusto non va bene, c'è Traoré che potrebbe farlo e secondo me renderebbe anche molto bene in quel ruolo, l'abbiamo visto, è pimpante, voglia di fare, però non è pronto e non ha i 90 minuti nelle gambe, quindi a livello tecnico rimane solo Zielinski da poter schierare in quella posizione, o forse un Lindstrom, ma Lindstrom è stato ovviamente etichettato come il vice Quara o l'avvicendamento con Kvaratskhelia su quella fascia, e va benissimo così. Allora, se domani Zielinski parte titolare e Calzona gli ha parlato, il mio pensiero è una titolarità con la condizionale, ovvero domani giochi titolare, mi devi fare la differenza. Mi devi fare la differenza, deve funzionare quella catena di sinistra, perché senza una mezzala di raccordo non funziona un bel niente, e Kvaratskhelia si becca tutte le insufficienze, e qua non passo pallone, eccetera, eccetera, ma c'è un meccanismo che non funziona, quindi ne va anche l'esterno d'attacco come lo stesso terzino, ed ecco perché lo volete schierare. Perfetto, avete parlato, va benissimo, però giochi bene domani, ti giochi la titolarità nella prossima. Non giochi bene, tribuna. Perché poi non possiamo stare sempre qui a provare, provo io, provo Mazzarri, provo Calzona, provo Garcia, no. Non possiamo stare qui a provare e rimetterci partite, punti e prestazioni nel giocare sempre con un uomo in meno, perché con Caiusto nella partita scorsa siamo partiti con un uomo in meno. Diventa difficile poi arginare lo stesso Cagliari con un uomo in meno, perché anche le squadre cosiddette piccole in Serie A corrono con intensità, eccetera, eccetera, e possono metterti in difficoltà. Il mio consiglio è, diciamo, questa titolarità a gettoni. Vuoi essere titolare? Te la vuoi giocare? Sei convinto di poterci dare una mano? Perfetto, qua nessuno dice niente, nessuno sta condannando il calciatore. Finora è un rendimento insufficiente. Sarai sufficiente o oltre la sufficienza, e mi farai vedere che domani, diciamo, sei una pedina importante che potrà darci una mano fino alla fine del campionato. Ben venga, ben venga. Solo che resta il fatto che più andiamo avanti e più si avvicina l'approdo all'Inter, quindi secondo me è una situazione che comunque da aprile in avanti andrà comunque a rilento a livello di prestazioni, e la gambina forse non ce la si mette, perché un rischio infortunio comunque può compromettere qualcosa nell'andamento della carriera e del cambio di casacca. Però se adesso si vuole provare, perché aspettiamo al limite che Traoré diventi automatico e pronto in quella posizione, a me sta anche bene. Però che Zielinski sappia che se stecca domani la prestazione si siede in tribuna. Molto semplice. Poi Calzona farà le sue scelte, la società ha dato carta bianca appunto all'allenatore, decidi tu, l'abbiamo detto ieri. Ben venga. Ben venga nel ritrovare il centrocampo, che è stato poi la parte fondamentale della stagione scorsa, perché sì, tutti i meriti, sì, noi avevamo Quara, Osimhen, c'è stato Spalletti in panchina, però non dimentichiamo che se l'Inter quest'anno ha quella aggressività e quegli automatismi perfetti, è perché ha un centrocampo che funziona alla grande, così come il centrocampo del Napoli l'anno scorso funzionava in maniera impeccabile. È tutto lì. In un 4-3, in un 3-5-2, se tu vuoi fare riaggressione e vuoi mangiarti il campo nella metà campo avversaria, ti serve un centrocampo con i contro coglioni. Il top player l'abbiamo analizzato e si chiama Lobotka. Il giorno e la notte ce l'abbiamo a destra, perché anch'issa non è né il primo anno e non sarà nemmeno l'ultimo di prestazioni un po' sì, un po' no.
anche se l'anno scorso il rendimento è stato molto alto, quest'anno stenta un tantino a trovare la continuità di prestazioni. A sinistra abbiamo sempre avuto il problema. Da inizio Zielinski ha fatto forse settembre-ottobre, se ricordo bene, diciamo con prestazioni sopra la sufficienza, poi l'abbiamo perso, è scomparso e quindi è il momento di ritornare, sei stato richiamato alle armi, rispondi presente, anzi più che presente, noi ce l'auguriamo e non sto qui a lanciare messaggi di odio contro assolutamente contro Piotr Zielinski nella maniera più assoluta. Per me poteva finire in tribuna già da tempo e appunto provare a alternare Traoré e Lindstrom in quella posizione, aspettando poi che uno dei due, Traoré in questo caso, ritrovi 90 minuti e diventi il titolare. Ma è lì che si sta andando. Zielinski sarà solo comunque un passaggio per arrivare a quel punto. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, ragazzi. La formazione per Napoli-Cagliari di domani l'abbiamo detta ieri, ve la ripeto a fine di questo video. Meret, Mazzocchi, Rachmani, Juan Jesus, Olivera dovrebbe essere, ce l'ho qui, poi vedremo se gioca Mario Rui, un ballottaggio, eccetera. Anghissalo, Botka, Zielu, a quanto pare, Politano, Simen, Kvaratskhelia. Il Cagliari dovrebbe schierare Scuffè, Nandez, Migna, Tossena, Augello, Macumbu, Prati, Gaetano, Viola, Luvumbu e Lapadula. Rispetto per tutti, ma non possiamo temere il Cagliari. Servono i 3 punti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.